Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, il nostro primo video su Dota 2. E per chi non lo conoscesse, Dota 2 è un MOBA come LoL o Smite o tanti altri, pubblicato dalla Valve e molto famoso in ambito esports. E proprio in questo ambito vanta di avere il torneo con il montepremi più alto di tutti. A breve andremo a vedere una mia partita come Riki mid e cercherò di darvi qualche consiglio, anche se comunque non sono di rango molto elevato, ma credo che in una community tossica come quella di Dota o dei MOBA in generale sia importante cercare di aiutarci fra noi utenti. Innanzitutto comincio col dirvi che giocando Riki credo sia molto importante iniziare come primo oggetto a comprare una Diffusal Blade, in modo tale da poter tenere gli avversari quanto il più possibile all'interno del nostro fumo, ovvero la prima skill. E in seguito andare poi a comprare magari una Furia della Battaglia, in modo da poter diffondere il danno fatto con la nostra terza skill. Quando si gioca mid è bene iniziare portando con sé qualche oggetto per rigenerare salute o mana come Tango, Clarity, Mango o Fairy Fire, e magari avere, se si impersona un eroe corpo a corpo, avere una Quelling Blade per aiutarci con i last hit. E anche durante tutto il resto della lane phase è bene comunque continuare a comprare balsami curativi o chiarezze o altro in base alle nostre necessità. Come vedete adesso sto acquistando gli oggetti iniziali e inizio a mettere anche in lista i prossimi oggetti. It's in the bag. Since you put it like that. Ovviamente insieme al nostro team iniziamo ad avviarci verso lo spawn delle rune. Post haste. Che bel topino. Quickly. In questo caso ho già comprato un guardiano, nonostante vedo che la Crystal Maiden della mia squadra ha già posizionato sia una sentinella al centro delle lane, sia un guardiano sulla nostra sponda. La prima cosa da fare appena inizia la partita è un po' di bloccare i creep in modo da averli più il possibile sotto la nostra torre e non quella avversaria. E poi dedicarsi alla Stit e Deny, anche se questi qua, come vedete, li ho appena persi. Oh, look, it's me. Contro abbiamo un Invoker. Denied. A new target. Short-sighted of you. Defend yourself. At your service. In questo caso ho appena visto che c'è già un guardiano nemico lì sulla loro sponda e vado a distruggerlo. Oh yes. L'invoker continua ad harassarmi come meglio può, in modo da cercare di impedirmi di farmare i creep. As you bid. Dopo un po' decido che è il momento di mostrare all'invoker chi è che comanda la lane. Silent as sleep. Faster and stronger. Molto importante giocando mid cercare di morire il meno possibile, anche se ci sembra che l'avversario possa essere un'uccisione facile, è meglio non rischiarle troppo, perché ogni morte chiaramente ci porterà a perdere tempo, esperienza e quindi anche farm, permettendo così all'avversario di farmare.
molto più liberamente data la nostra assenza. As you bid. As you bid. Silent as smoke. Yes. Since you put it like that. Oh, look, it's me. For services rendered. Whom shall I kill? Silent like smoke. Certo, sarebbe bene anche cercare di colpire l'avversario in modo da tenerlo lontano dalle ondate di grip, ma essendo che io sono un eroe corpo a corpo mentre lui è a distanza, sono in leggero svantaggio su questo lato, quindi cerco di dedicarmi semplicemente a negare i miei creep e a eseguire colpi di grazia sui creep avversari. Infatti, come vedete, adesso sono un livello sopra Invoker. In questo caso Invoker fa una buona cosa, che è quello di lanciare un Sunstrike sullo spawn della runa dove sto andando io, mentre va a prendere l'altra. Un'altra cosa che avrebbe potuto fare sarebbe stata quella di preparare uno spirito forgiato su uno spawn in modo da poterlo negare e andare a prendere l'altro. In questo caso mi sono accorto che mi vede nonostante la mia invisibilità, quindi segnalo ai miei support che c'è una sentinella nemica lì. So bene che avrei potuto comunque acquistare una sentinella io stesso, ma in questa partita, visto che comunque ero in leggero vantaggio di farming rispetto a Invoker, ho ritenuto non necessario comprare una sentinella e piuttosto concentrarmi a completare i miei oggetti. Adesso vado a prendere la runa che sarà spawnata top, visto che bottom riesco a vedere che non c'è nulla, e vado a fare un gank. Per chi non lo sapesse, un gank è quando uno o più eroi si muovono sulla mappa per uccidere un eroe avversario. They're trying to break your middle tower. Is that a mirage? Whom shall I kill? Riusciamo ad uccidere Jakiro. Mi aspettavo un Sunstrike in questo caso e ho evitato anche il danno della torre usando la terza skill. You're mine now. Dopodiché uso la pergamena per tornare mid e continuare a farmare. I see you. Dispatched. Nel frattempo mi accorgo che nessuno è ancora andato a prendere le rune della generosità top e che il minuto sta quasi per scadere, quindi decido di andare a prendere le rune della generosità e di eseguire uno stack durante il tragitto. Anche se quest'ultima cosa in questo caso purtroppo non mi riesce. Per eseguire uno stack comunque basta attirare i creep al di fuori del campo attaccandoli al termine del minuto. Il tempo preciso più o meno è 54-55 secondi del minuto corrente. In questo modo permetteremo ai creep dell'ondata successiva di spawnare e di avere quindi 2 o anche più ondate di creep nello stesso campo e farmare in modo più efficiente. Questo può essere utile anche quando ad esempio stiamo già formando un campo, ci accorgiamo che il minuto sta per scadere, ci allontaniamo dal campo portando con noi i creep e eseguiamo lo stack. I sprint. Questa sorta di finta di attacco che mi vedete fare, innanzitutto la faccio alternando il tasto di attacco e quello per ordinare all'unità di fermarsi, e può servire sia a rendere il last hit più immediato, visto che saremo già in animazione di attacco, quindi appena lasceremo il tasto di stop il nostro eroe attaccherà,
e può servire anche a proprio ingannare il nostro avversario, portandolo a credere che stiamo per colpire un creep e facendogli magari sbagliare la negazione. Steeled and tempered. Liquidated assets. Questo ad esempio può essere eseguito anche magari cliccando sul terreno dopo il nostro attacco, ma trovo che sia molto più facile e rapido con il tasto di stop. Oh, how I strike. Whom shall I kill? You're mine now. Qui come potete vedere il Terror Blade avversario stava iniziando ad arrabbiarsi Oh, leggermente. as you bid. Yes. E grazie all'aiuto di Lich nel frattempo riesco a prendere la torre. Inoltre Invoker si avvicina, non so cosa avesse intenzione di fare contro me e Lich. Enemy's mid tower down. Quindi prendiamo la torre e riusciamo ad uccidere anche Invoker. Whom shall I kill? Ora, in linea di massima io vi sconsiglio di rischiare la vita come ha fatto Invoker in questo caso, Here I am. per una torre già caduta, andando da soli, senza nemmeno la vita al completo, contro 2 o anche più eroi. Whisper. Di sicuro ci saranno molte altre cose più utili da fare sulla mappa. Silent as smoke. Adesso potete vedere che sto andando a prendere una runa dell'illusione, e quello che faccio di solito è mandare le copie, ad esempio a pushare mid, ordinandole di attaccare lungo il tragitto. Ovviamente però ci sono molti altri utilizzi che si possono fare. Monster kill! Double kill! Ora vado bottom e aiuto il team. Since you put it like that. Comunque devo dire che questa partita è stata molto facile, sia perché gli avversari non erano un granché, e sia perché i miei alleati invece per fortuna erano decenti. Soprattutto mi sono piaciuti molto il Lich e Juggernaut. Quest'ultimo anche perché vedrete che poi mi fornirà molto gentilmente le sue cure. Your middle tower is under attack. Yes. Vediamo un'altra teamfight. Oh, as you bid. La combo con Rigby comunque è molto facile, si tratta di avvicinarsi all'avversario con la seconda skill, usare il Diffusal Blade, poi il fumo e poi finire con la terza skill. Ovviamente poi vi adattate in base alla necessità e in base alla creatività, come praticamente tutto qui su Dota. Oh, thanks. Like a whisper. Quietly now. Yes. Silent as smoke. Adesso vedete che stiamo prendendo in giro il Terror Blade e di solito non sono così cattivo, mi piace essere comunque rispettoso anche verso gli avversari, però con chi insulta gli altri lo sono molto di meno. Anche se comunque devo dire che a volte stuzzicare l'avversario in qualche modo può essere utile a fargli perdere focus. Where's the rush?
farmerò un po'. Vedo che il team pusha mid e mi aggiungo. Poi torno a farmare. As you bid. Adesso stiamo pushando bottom e questo sarà l'ultimo push della partita, visto che poi riusciremo a prendere anche l'antico. The enemy's bottom tower just keeled over. Since you put it like that. Post-haste. La Venge mi ha fregato con lo scettro fantasma, ma riusciamo comunque ad avere la meglio. Your top tower is under attack. Cutting edge. Here I am. Adesso mi ero posizionato lì per aspettare qualcuno che uscisse. Infatti Venge è uscita, Use your word. però mi frega di nuovo con lo scettro fantasma. I go in silence. The enemy's bottom barracks just took a dip. A strike. Adesso, avendo tutti in vita nel nostro team e probabilmente gli avversari hanno capito che non possono vincere il teamfight come ora, I could. possiamo benissimo pushare. Anche se vedete che io sto cercando di portare la partita più alla lunga possibile, perché come ho detto prima non ho rispetto per chi insulta gli altri Quickly. e volevo stuzzicare ancora un po' Terrorblade. You just smashed the enemy's middle tower. Kill. Own edge. Monster kill. You're already dead. The enemy's middle barracks just capsized. Quickly. The enemy's middle barracks have fallen. Come vedete, infatti adesso sto proponendo al team di aspettare 25 minuti, dato che Terrorblade aveva detto che a 25 minuti sarebbe stato capace di ucciderci. The enemy's middle tower Però il just team ran around. continua comunque a pushare e chiudiamo la partita. Oh, you just smashed the enemy's middle tower. Ok ragazzi, questo è tutto, il video finisce qua. Spero che vi sia piaciuto o che comunque vi sia stato utile in qualche modo. Nel caso lasciate un like, iscrivetevi al canale e commentate con opinioni o suggerimenti. Grazie per l'attenzione e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!